Quando il trono di Pietro resta vacante, il mondo intero volge lo sguardo verso un piccolo antico rito, il conclave. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. In questo nuovo video andremo a scoprire che cos'è il conclave, parola che è sulla bocca di tutti ogni volta, come adesso, che è necessario provvedere all'elezione di un nuovo papa. Che cos'è il conclave? Come funziona e quali origini ha? Scopriamolo insieme. Ma che cos'è il conclave? Cerchiamo di analizzarlo da un punto di vista etimologico. Cum clave deriva dal latino la parola conclave, cum clave, ovvero chiuso a chiave. E il perché lo scopriremo più avanti nel corso del video. Conclave può acquisire un doppio significato, perché può sottintendere sia la sala in cui fisicamente si svolge la riunione dei cardinali che devono decidere chi sarà il prossimo papa, sia la riunione stessa, diciamo da un punto di vista un po' più formale e istituzionale. Il conclave viene convocato alla morte del papa o alle dimissioni di un pontefice, come è accaduto anche in tempi recenti. Il cardinale decano convoca tutti i cardinali elettori al di sotto degli 80 anni che dovranno provvedere all'elezione del papa. Nei primi anni del cristianesimo l'elezione del nuovo pontefice avviene in genere su indicazione del predecessore. Dopo l'editto di Costantino e il diffondersi della nuova religione dell'impero romano, spetta al clero della città di Roma per acclamazione o consenso generale, un modus operandi che porta le famiglie romane più influenti a interferire per interessi personali, favorendo la salita al soglio pontificio di personaggi discutibili. Nel 557 Giustiniano sottomette l'elezione del Papa all'approvazione imperiale. Nel 1059 una prima svolta. Papa Nicolò II decide di affidare l'elezione ai soli cardinali vescovi, escludendo aristocrazia e popolo romano, mentre nel 1179 Papa Alessandro III stabilisce con il Concilio Lateranense III che sia l'intero collegio cardinalizio a decidere, ovvero tutto l'insieme dei cardinali della Chiesa Cattolica. Emblematico è ciò che accade a Viterbo nel 1268, Viterbo che in quel momento diventa una delle sedi preposte oltre Roma per ospitare la riunione dei cardinali. Cardinali che, pensate, rimangono riuniti oltre un anno e mezzo, siamo già nel 1270, senza riuscire però a mettersi d'accordo, a convergere su un nome comune per l'elezione del pontefice. Gli abitanti di Viterbo non ne possono più, sono davvero logori da questa situazione che si protrae per tutti questi mesi. Che cosa fanno? Li chiudono a chiave all'interno dell'edificio preposto a ospitarli, scoperchiano parte del tetto affinché possano essere esposti anche alle intemperie, li mettono a pane e acqua, cercano in tutti i modi di accelerare i tempi. I cardinali però se la prendono comunque comoda, impiegheranno ancora qualche mese, solo nel 1271 riusciranno a eleggere Gregorio X. Cum clave, chiusi a chiave. Se ci pensate, ecco da dove nasce l'espressione conclave. Le norme cambiano più volte nel corso del tempo e Papa Giovanni Paolo II, con la sua Universi Domini Gregis nel 1996, a introdurre le disposizioni più recenti, ritoccate poi dai suoi successori, Benedetto XVI e Papa Francesco. Nel 236 Papa Fabiano viene eletto perché, secondo la tradizione orale, una colomba si sarebbe posata sul suo capo come segno della volontà divina. Quasi tutti i conclavi si sono svolti a Roma e dopo la sua costruzione nel XV secolo all'interno della Cappella Sistina in Vaticano. Il primo conclave nella Cappella Sistina porta all'elezione di Alessandro VI nel 1492, tuttavia diventa sede fissa soltanto dal 1878. Subito dopo la morte del Papa hanno inizio le operazioni di bonifica e di preparazione di Santa Marta, residenza che ospiterà, in cui verranno alloggiati i cardinali, che venne fatta ristrutturare da Giovanni Paolo II e in cui ha vissuto Papa Francesco. Chi è ospite della residenza viene invitato a liberare gli alloggi. Vengono anche sbarrate le finestre per impedire ai cardinali di avere qualsiasi contatto con l'esterno. I cardinali possono mangiare in un ambiente comune, dunque possono intrattenere rapporti fra di loro, possono pregare e confessarsi, ma non possono in alcun modo intrattenere rapporti con persone che non abbiano prestato giuramento di riservatezza assoluta, pensate. Vengono messi in atto controlli stringenti da parte della vigilanza vaticana nei loro spostamenti tra Santa Marta e la Cappella Sistina. Il primo giorno del conclave viene celebrata alla Basilica di San Pietro la Messa Proeligendo.
I cardinali entrano nella Cappella Sistina e prestano giuramento di segretezza e l'impegno a svolgere l'impiego di Papa qualora eletti, in latino, la lingua ufficiale della Chiesa Cattolica e dello Stato Vaticano. Alla fine del giuramento il maestro delle celebrazioni liturgiche dichiara extra omnes, cioè fuori tutti. Sono invitati a uscire tutti coloro che non appartengono all'assemblea dei cardinali elettori, che da quel momento dovranno rimanere soli. Vengono chiuse le porte e ha inizio ufficialmente il conclave. Ogni giorno durante il conclave si svolgono 2 scrutini al mattino e 2 al pomeriggio, tranne il primo giorno in cui lo scrutinio è soltanto uno. Fra i cardinali vengono estratti a sorte 3 scrutatori, 3 cardinali chiamati a raccogliere i voti dei cardinali infermi a Santa Marta, mentre altri 3 fanno da revisori. I cardinali elettori sono poi chiamati a scrivere il nome del proprio candidato a Papa sull'apposita scheda che viene loro consegnata, con grafia non riconoscibile, per mantenere l'anonimato. Uno alla volta i cardinali piegano la scheda in 2 e si recano all'altare della Cappella Sistina, davanti al Giudizio Universale di Michelangelo, dove pronunciano il giuramento, poggiano la scheda su un piatto e la lasciano scivolare nell'apposita urna. Questo cerimoniale completo vale solo per la prima votazione. Al termine della seconda votazione, tutte le schede raccolte quella mattina o quel pomeriggio, dopo essere state conteggiate e legate insieme con un filo, vengono bruciate. Per eleggere il Papa è necessario che uno dei candidati raccolga i 2/3 delle preferenze fra tutti i cardinali votanti. Se il numero non è divisibile per 3, invece dei 2/3 più 1. C'è un limite però ed è quello della 34esima votazione. Se fino a quel punto non è stata raggiunta la maggioranza richiesta, viene considerato l'ultimo scrutinio utile. Vengono presi i primi 2 cardinali che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze e tra di loro si effettua un ballottaggio che funziona allo stesso modo con il principio dei 2/3. Avrete sicuramente sentito parlare, ma l'avrete vista sicuramente perché in caso di elezione del Papa è una delle cose che desta la maggiore impressione nell'immaginario collettivo. La questione della fumata, bianca o nera. Già perché c'è la necessità, al termine di ogni scrutinio, di comunicare all'esterno, con i fedeli in piazza San Pietro e con il mondo intero, circa l'esito della votazione, che può essere affermativa e avremo una fumata bianca o negativa, una fumata nera. Questo come avviene? All'interno della Cappella Sistina è posizionata una stufa in ghisa, nella quale vengono riposte le schede per essere bruciate al termine della votazione. Questa però è collegata con un impianto molto moderno con un'altra stufa, nella quale vengono posizionati dei fumogeni che dovranno dare vita al colore, già nero in caso di mancata elezione del Papa, bianco invece di affermazione del nuovo Papa. Quando un cardinale ottiene la maggioranza richiesta, gli viene rivolta questa frase dal cardinale decano: accetti la tua elezione canonicamente avvenuta a sommo pontefice? Dopo la risposta affermativa, invece, il Papa deve comunicare al cardinale decano quale sarà il nome che ha scelto per farsi chiamare durante il suo pontificato. A quel punto si provvede alla vestizione del Papa nella sacrestia della Cappella Sistina. Il cardinale decano si affaccia dalla loggia centrale di San Pietro per pronunciare la frase famosissima che tutti conosciamo, Habemus Papam, e poi tocca al Papa pronunciare le sue prime parole da pontefice di fronte ai fedeli di San Pietro, una tradizione che è stata avviata da Giovanni Paolo II. In teoria chiunque di noi, anche io, potrei essere eletto Papa. È necessario essere uomo, celibe e battezzato, anche se poi lo sappiamo, si sceglie solitamente tra i cardinali. L'ultimo a essere eletto senza partecipare al conclave fu Adriano VI nel 1522, mentre nel 463 fu eletto Leone VIII, ultimo laico a diventare Papa. Il conclave più lungo in epoca recente è quello di Papa Pio XI nel 1922, eletto dopo 14 scrutini. Siamo arrivati anche alla fine di questo video. Se ti è piaciuto lascia un like, magari condividilo con un tuo amico via WhatsApp, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, lascia magari nei messaggi la tua preferenza, chi vorresti Papa. Noi ci vediamo al prossimo video.